Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine, ascendente Vergine, Luna o Venere in Vergine. Andiamo a vedere come sarà questa settimana dal 19 al 25 agosto, sia nella parte generale che nella parte amorosa. Abbiamo questa luna piena in Acquario. Cosa vuol dire questa luna piena in Acquario? È una luna piena che investe tutti noi, soprattutto nella nostra scuola iniziatica, nella nostra famiglia. Abbiamo imparato come allearci agli dei e quindi, essendo la luna le nostre emozioni, la parte femminile, il nascosto, il non conosciuto, l'invisibile, Urano, che domina l'Acquario, ci esorta a fare una rivoluzione nel nostro femminile, una rivoluzione nelle nostre emozioni. Cosa vuol dire questa rivoluzione? Quello che ci raccontiamo sempre, di allearci alle emozioni, vedendole come dee, come quelle forze che ci vengono a trovare per darci il loro potere. E come ci danno il loro potere? Accogliendole, tutte quelle emozioni che la tua razio giudica negative, dolce tristezza, dolce malinconia, la rabbia, la frustrazione, ecco, servono a spaccare la diga della mente, le emozioni, come vi ho insegnato nel video Magia Pratica 1, e ad accedere alle infinite e illimitate possibilità della tua anima. Perché un grande potere significa spaccare i limiti della mente. La mente è limitata, vuole tutto sotto controllo, prevedibilità, misurabilità e governabilità. E quindi per accedere a questo potere illimitato arrivano queste emozioni che servono a farti fluire, spaccare la diga della mente e acquisire il potere. Ragion per cui invito tutte le ragazze nuove e ragazzi nuovi a studiare i contenuti dei miei podcast, soprattutto la playlist L'arte sciamanica, perché vi insegno come si fa. Va bene? Ok. Allora, andiamo a vedere qual è l'approccio sciamanico in linea generale. Settimana che va dal 19 al 25 agosto, approccio sciamanico per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine. Cosa accade in questa settimana in qualità di karma, dharma e missione dell'anima? Wow! Ti è uscita la carta più bella del mazzo, non è uscita nessun segno zodiacale. Il Gran Turco è la carta più bella del mazzo e ti dice prosperità da un punto di vista spirituale, di idee, di affetti, prosperità materiale, laddove tu ti sentivi manchevole in qualcosa, ti dice arriva il Gran Turco e questa carta ti dice tutta questa prosperità. Non dimenticarti di condividerla con chi hai intorno, che sia una prosperità spirituale che si riversa nella materia sotto forma di abbondanza di affetti, di idee. Le idee ti rendono prospero, la genialità economica, monetaria, finanziaria si manifesterà per ognuna di voi o in tutte queste aree descritte o in un'area piuttosto che un'altra per inondarti di abbondanza. È una carta meravigliosa, la migliore carta del mazzo. Io ti faccio un applauso, ragazze e ragazzi, e non dico nient'altro. Vediamo i tarocchi cosa ci raccontano in merito, perché è la carta migliore del mazzo. Là là. Vediamo un po'. Scusami, che c'è aria condizionata, sbalzi di temperatura. Allora, vediamo cosa accade in questa settimana dal 19 al 25 agosto. Beh, poi siamo nella tappa del tuo compleanno, no? E quindi del 22 di agosto. E quindi il Gran Turco, questo è un compleanno abbondante da un punto di vista. Devi vedere questa abbondanza da un punto di vista con gli occhi dell'anima, ragazze mie, ormai abbiamo capito, no? E quindi l'adempimento di doni spirituali, di consapevolezza, quella è la più grande chiave di abbondanza che possiamo avere.
che poi possiamo gestire qualsiasi cosa nella realtà 3D con questa prosperità spirituale. Ok, andiamo a vedere ancora. Cosa accade nella realtà 3D? Vediamo un po'. Il carro, eh sì. Re di coppe. 9 di bastoni. C'è una persona che avanza verso di te volendoti dare amore. Però non so perché tu hai questo 9 di bastoni, che mi significa un po' di stanchezza, stare un po' sulla difensiva. Qua arriva un carico con il carro pieno d'amore del re di coppe, che può essere un amico, un'amica, mi marcano un uomo, e può essere un familiare, l'amore lo vediamo dopo, però arriva proprio un carro diretto d'amore verso di te, 9 di bastoni. Ok, vediamo un po' ancora, due altre. Il sole, è chiaro. 10 di bastoni, ti vedo un po' stanca, guarda, o stanco, ti vedo, guarda, qua arriva notizie felici, notizie che riempiono l'anima, o tu stai sulla difensiva perché questa cosa non te l'aspetti, hai vissuto tanto in modo, hai vissuto, ti hanno stancato tante situazioni, sei un po' disillusa o disilluso, un po' sulla difensiva. Ma arrivano proprio a queste emozioni, scusami, arrivano questi eventi per farti abbattere queste situazioni qua. Come vedi c'è proprio un boom che arriva verso di te e tu stai un po' sulla difensiva perché sei stanca di magari non vedere risultati, però qua ci sono. Re di bastoni, vedi, c'è proprio il fuoco qua. Di che cosa parlano queste notizie del sole? 10 di spade, guarda, cosa parlano le notizie del sole? Sono notizie felici che ti fanno mettere da parte una situazione di dolore che hai vissuto. Vediamo energia positiva per te in questa settimana. E paggio di coppe, sì, qua c'è qualcuno che ti corteggia, una persona gentile nei tuoi confronti, una persona che ti vuole dare amore, ti vuole corteggiare. L'amore, ripeto, lo vediamo dopo, ma me lo marcano già qui. Vedi gli amanti, me lo marcano già qui. O una persona che ti chiede scusa e quindi tu sei stanca di ripetere cicli, magari con la stessa persona, e dici, uff, di nuovo, sarà la volta buona, un po' questa dinamica. O una persona nuova che ti vede un po' sulla difensiva perché hai lavorato molto su te stessa e quindi un po' di stanchezza c'è. Oppure può essere un figlio che arriva da te. Vediamo carta negativa qual è. Il 9 di denari. Non stai nel miglior momento psicofisico, diciamo, forse, perché hai lavorato molto su te stessa o su te stesso, oppure hai avuto a che fare con una persona, vedi, di bastoni un po' più egoista, quindi sei stanca di ripetere gli stessi cicli. Oppure diciamo che la parte economica lavorativa è un po' al blocco e quindi questo ti stanca, però gioirai dell'affetto e della prosperità spirituale in termini di abbondanza di affetti e di idee. Mi spiego? Perché il 9 di denari al blocco? Paggio di spade. O non ti fidi molto di qualcuno, qua stai un po' sulla difensiva, oppure a livello lavorativo vedi 8 di denari, non abbiamo ancora quello che vogliamo in ambito lavorativo, però questa carta già ti dice abbi fede nell'invisibile, godi della prosperità, di abbondanza di affetti e di idee. E qua vedo anche una salute che sta meglio, godi di questo perché questo arriva nel momento in cui tu sei fede nell'universo, l'universo ha fede in te. Questo è il senso, i tarocchi ci servono a vedere qual è la situazione e poterci andare incontro nel miglior modo possibile. Ok, vediamo un po' cosa ti dicono gli Angelion. Vergine. Superamento via libera passa, vedi, te l'ho detto che si superano delle situazioni difficili qua, superamento via libera passa, godi, cioè vai, abbi fede, presenza, sii grata nel qui ed ora, un passo alla volta, ti dicono di essere grati, è proprio la fede nell'universo che l'universo poi ha fede in te. Quindi stai nel momento presente, non focalizzare l'attenzione troppo in là, se ci sono questioni anche riguardanti il totale adempimento del tuo benessere personale o economico, magari questo può stare un po'
in difetto, però ti dicono qua arriva una valanga d'amore per te, c'è una valanga d'amore in termini di affetti, di amicizie, goditi di questo. I tarocchi ci servono proprio a vedere qual è la situazione per andarci incontro nel miglior modo possibile, no? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, adesso andiamo ad analizzare l'amore. Allora, sia che tu abbia una persona o che non ci sia nessuno, andiamo a vedere cosa accade nell'amore in questi giorni dal 19 al 25 agosto. Vergine, mettiamo prima di tutto una carta guida. Il mago, che ti ho detto nell'altra parte della stesa. Qua c'è un'opportunità, una persona che vuole manifestare qualcosa di grosso con te. Il mago mi parla di un'opportunità importantissima, una figura importante a livello amoroso, che è di spessore, mi spiego? Paggio di bastoni, una persona molto interessata a te che vuole manifestare un'opportunità. Forte il segno dell'Ariete, Leone, Sagittario e Gemelli per adesso, o ascendente o Luna Venere in questi segni, o tu o di questa persona. Andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi in merito all'amore per te in questi giorni dal 19 al 25 agosto. Amore, cosa accade, amore? Vediamo. Amore. La morte e 3 di denari. Ti vedo fare progetti o piani con qualcuno. Arriva un cambio e ti vedo fare progetti o piani con qualcuno. Forte il segno dello Scorpione anche. Vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 3 di denari, la regina di spade, l'imperatrice, l'asso di coppe, il giudizio. Interessante. Allora, chiunque arriva tu gli fai lo scanner qua. Guarda, ti vedo concentrata sulle tue anche cose personali, lavorative possono essere, conseguendo degli obiettivi importanti per te. Ti vedo conseguire questo. Qua c'è un asso di coppe, tu hai avuto un risveglio spirituale, questo ti ha portato a sentirti bene con te stessa, a sentirti nel potere, a volere una persona che ti merita, che ti dà quello che ti meriti, nel senso più positivo del termine. Io credo che è in arrivo qualcuno con il quale si possono fare dei piani insieme. Forte il segno del Toro, Acquario, Gemelli e Bilancia. Alcuni di voi stanno mettendo alla prova qualcuno, vediamo un po'. Energia attuale, amore, Vergine, la giustizia. Sì, qua io vedo che tu vuoi giustizia, vuoi che le cose siano fatte bene, stai tagliando ciò che non serve e ti dai a ciò che per te è importante, stai tagliando rami secchi, vuoi fare le cose giuste che vanno bene per te. Sei proprio centrata in questo, è determinata o determinato. Vediamo il positivo. Al positivo la torre, qualcuno di voi dà un ultimatum a qualcuno o l'ha già dato? Dà un ultimatum a qualcuno o l'ha già dato con la torre al positivo? Oppure arriva qualcosa che non ti aspetti, per diritto divino. Vediamo comunque, lo vediamo nella lettura. Il blocco qual è? La temperanza, mancanza di comunicazione con qualcuno oppure mancanza di equilibrio in una relazione oppure mancanza di equilibrio proprio nell'amore e tu vuoi giustizia. Che la temperanza mi parla di avere pazienza, di equilibrio, di comunicazioni, tu vuoi giustizia, magari non ci sono comunicazioni o le comunicazioni non sono giuste, non sono in equilibrio. Vediamo una rivoluzione qua, Vediamo il passato. 10 di coppe, paggio di denari. Io qua vedo che c'è una connessione qua, infatti. C'è una bellissima condivisione qua con qualcuno.
Vediamo cosa succede e poi ti dico. Energia dal 19 al 25 agosto, cosa accade? Sì, 4 di spade. Eccolo l'ultimatum, 8 di coppe e il 6 di denari. Allora tu sceglierai di dare un ultimatum a qualcuno voltando le spalle a una situazione che non è più giusta per te, e questo ti permetterà di avere equilibrio. Se tu hai già dato un ultimatum a qualcuno, io qua vedo che tu non sei soddisfatta o soddisfatto di una relazione con qualcuno, manca di equilibrio, manca di comunicazione. Io ti dico che qua ho di equilibrio nella comunicazione. Io vedo che qua tu stai pensando di andartene da una connessione. Questa persona da quella quale stai pensando di andartene da una connessione lo sa. E il 6 denari mi parla di te, cioè tu che fai questa scelta, anche qui grazie a questa scelta verrà portato equilibrio, cioè questa persona reagisce a te. Io credo che tu o abbia dato un ultimatum oppure c'è una lo dai in questa settimana. E questa persona reagisce a te, ricordiamo, reagisce a te dando tutto quello che vuoi. Cosa viene dopo il 6 denari? 5 denari, sai perché dai un ultimatum? Perché non ti trattano come meriti. Sì, non ti trattano come meriti. E questa persona cercherà di intendersi con te per andare incontro a quello, però tu batti chiodo, cioè nel senso vai dritta, vai dritta. Fammi vedere, cioè non demordi, fammi vedere con i miei tarocchi cosa ci dicono, poi vi do altre spiegazioni, che mi sembra una stesa molto specifica questa. La giustizia e energia attuale, la morte, sì, sta avvenendo un cambio, vuoi fare le cose giuste, fatte bene per te stessa o te stesso. La torre al positivo, il 4 di coppe, sei proprio insoddisfatto, scarti una persona qua, scarti qualcuno, cioè dai le spalle a qualcuno. La temperanza al blocco, paggio di bastoni, scarti proprio un'opportunità qui, qua, vedi 8 di coppe, te ne vai da un'opportunità, o nuova secondo me perché non è alla tua altezza, e quindi qua c'è dietro l'angolo qualcosa di meglio. Ricordiamo che c'è il mago, è una carta potentissima. Qua scarti un'opportunità, vediamo il paggio di denari, 10 di coppe, il mondo, forse c'è una distanza con qualcuno, 8 di spade, c'è una distanza che bloccava probabilmente nonostante ci fosse una connessione interessante. Vediamo questo 4 di denari e 4 di spade, 3 di denari. E io credo che tu darai un ultimatum a qualcuno oppure scarti un'opportunità, e ti dedicherai molto, perché non si può, è come se non potessi fare progettualità con qualcuno, o per una distanza o perché mancanza di equilibrio con questa persona, non c'è progettualità con qualcuno. L'8 di coppe, vediamo, 4 di denari, ti chiudi un po' in te stesso e in te stesso, 6 di denari, il carro, guarda, tu scarti un'opportunità, oppure dai un ultimatum a qualcuno, questa persona reagisce a te, cercando di venirti incontro, di cercare di venirsi incontro, intendersi l'uno con l'altra. Perché tu, scartando questa opportunità, prendi le redini della situazione e vai verso ciò che per te è bene. Vediamo questo, e ti dedichi molto al lavoro, vedo qua, ti dedicherai molto al lavoro, che andrà benissimo. Il mago mi parla, il 3 di denari anche di lavoro, 5 di denari, 7 di coppe. Molti di voi scartano un'opportunità, si dedicano al lavoro e andrà benissimo. Se c'erano situazioni economiche che non andavano, andranno benissimo. E cosa viene dopo il 5 di denari? E l'asso di spade. Allora, o è questa persona che una volta che tu gli dai le spalle, o una persona nuova che gli dai le spalle perché e non c'è equilibrio, non ti piace, insomma reagisce a te questa persona con un'opportunità, cioè chiarendo laddove c'è mancanza di comunicazione, perché non mi parli o perché hai fatto questo, va bene? Invece per le ragazze singole io qua vedo che vi dedicate soprattutto al vostro lavoro, scartando delle opportunità che non sono alla vostra altezza. Cosa accade poi? Che c'è una nuova opportunità che inizia con una comunicazione, e vediamo di cosa parla quest'asso di spade.
Il mago, eccola. Allora, voi scartate un'opportunità o una persona con la quale le cose non sono giuste, per molti di voi, gli date le spalle, scartate questa opportunità e dietro l'angolo, non so se in questa settimana, però per alcune in questa settimana c'è una persona che ne vale veramente la pena. Asso di spade e il mago. Parte tutto con una comunicazione di nuovo inizio. Oppure per alcuni di voi è la stessa persona a cui date le spalle, dite basta, no contact, ve ne andate, vi richiudete, prendete in mano le redini della situazione e andate avanti. Cosa succede? Questa persona reagisce a voi con un'attitudine completamente diversa. Caspiterina, nel giorno del vostro segno proprio qua fate piazza pulita, ma va bene così perché vi vedo piene del vostro cambio, la morte mi parla proprio di un cambio nel giorno del vostro compleanno, no? Questo è il mese del vostro compleanno e quindi vi vedo proprio prendere le redini della situazione. Qua abbiamo i segni dello Scorpione, della Bilancia, Gemelli, Cancro, o Luna o Venere ascendente in questi segni, Sagittario, Ariete e Leone, sì. Wow ragazze mie, vediamo cosa ti dirà questa persona, questo mago. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cioè della serie ti amo e basta. Cioè ti amo e basta. Cos'altro? Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. Per coloro i quali c'è una persona che è scappata e che non si è sentita degna di niente, nemmeno di te. Quindi qua c'è un rientro a tutto gas. Per altri invece è una persona completamente nuova, però poi date le spalle o un'altra situazione che non avanzava per distanza o per famiglia, blocco familiare, mancanza di equilibrio in famiglia e quindi arriva una persona nuova. Sì, così la vedo. Un'altra? E beh, se reagisce, reagisci bene. Vuoi sposarmi? Allora, questa è la persona o con la quale voi vi riconciliate, laddove date un ultimatum, oppure una persona completamente nuova, però ovviamente vuoi sposarmi non te lo dice il giorno dopo, oddio, può darsi pure. Però ne vale la pena, te l'ho già detto col mago, va bene? Che avventure, ragazze mie! Che avventure! Vediamo un po' cosa dice l'ultima carta dei Rider White. È il 3 di spade. Infatti tu chiudi una situazione o con una persona oppure e ti arriva la persona nuova dietro l'angolo oppure con la stessa persona. L'imperatore, vediamo chi viene dopo il 3 di spade. 3 di bastoni, vi aprite al nuovo qua, c'è apertura di cammino verso il nuovo. Apertura di cammino verso il nuovo, apertura delle possibilità. Sì. Vediamo un po', che può essere o con la stessa o con una persona nuova, no? Poi siamo a migliaia, quindi vediamo cosa ti dice l'oracolo. Una nuova vita, quante cose nuove, tutto nuovo, nuovo. Una nuova vita, bellissimo. Cos'altro? Ci pensi, il pensatore, rispetto a questa proposta? Guarda, qua arriva una nuova vita per te, tu vuoi una nuova vita, vuoi un cambio. Rispetto a queste proposte che arrivano, che sia la stessa una persona nuova, qua tu ci pensi, i perché, no? Ci pensi prima di accettare qualcosa, va bene? Mettiamone due altre. È tempo di fare un sonnellino, vedi, ci vai secondo i tuoi tempi. E il vento poi cambia direzione in favore di cosa? In favore di un ultimatum che darai tu oppure una persona che fa un gesto limite nei tuoi confronti o un gesto importante, va bene? Però qua c'è un processo di trasformazione, le cose non sono immediate. Può essere per alcuni di voi immediate, però c'è un processo di trasformazione dietro il quale c'è qualcosa che ne vale la pena. Asso di spade e mago, ok? Quindi, detto questo, ragazze mie, vi auguro una celebrazione della vostra nascita meravigliosa all'insegna della verità, della consapevolezza e dell'amore che vi appartiene per diritto divino. Detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.